Affrontiamo una squadra che nelle ultime partite ha sicuramente un cammino adeguato alle proprie possibilità, perché secondo me è un'ottima squadra e non conosco le problematiche iniziali, ma sicuramente nelle ultime partite, anche guardando le partite, si denota una grande organizzazione, una grande qualità ed è una squadra al di là della classifica che non va guardata perché non rispecchia i reali valori, soprattutto delle ultime partite del Verona, quindi è una partita estremamente delicata perché sì, affrontiamo l'ultima in classifica, ma noi abbiamo bisogno di vincere, abbiamo bisogno sicuramente di non sbagliare approccio, l'atteggiamento ultimo che abbiamo avuto col Frosinone è quello ideale, è quello che bisogna avere, al di là poi dei risultati che sono figli di tante cose, di tanti episodi, ma l'atteggiamento non ci possiamo assolutamente permettere di sbagliarlo. Penso che questa sia una partita molto simile a quella di Carpi, con un Verona, non me ne voglia il Carpi, con qualità maggiori, dove veramente c'è la possibilità di vivere o morire, come si dice, lo dico col sorriso, perché è una partita delicata. Noi sappiamo che abbiamo bisogno di vincere, non abbiamo bisogno di cullarci, non possiamo permetterci di cullarci su una vittoria. Sappiamo come abbiamo perso nelle tante partite che abbiamo perse, perché ne abbiamo perse tante, sappiamo cosa abbiamo messo in campo per poter vincere la partita. La vigilia di ogni partita credo che qualsiasi allenatore abbia l'intenzione, la volontà e il desiderio di vincere le partite per i propri obiettivi, qualsiasi essi siano. Quello che però, ripeto, mi preme di più sottolineare nella presentazione alla partita è l'atteggiamento di squadra, poi il resto viene da sé, ripeto, dipende da tante situazioni, da tanti fattori, però noi dobbiamo sprecare o usare tutte le nostre energie insomma, nel concentrarci nell'affrontare l'atteggiamento giusto che fa la differenza, ecco, l'abbiamo visto costantemente in un senso o nell'altro. Cerco di non dare anticipazioni perché piccoli vantaggi all'avversario non voglio darli, quindi in qualche modo cerco di sottrarmi alla domanda, insomma, ma ho le idee molto chiare questa settimana, abbiamo lavorato bene in determinato modo, abbiamo tante possibilità per sostituire Correa con calciatori con caratteristiche diverse, ma ripeto, al di là di chi ci scende nel campo è l'atteggiamento di squadra che deve essere ottimale, dove sono anche abbastanza critico con me stesso e con la squadra se qualora non dovesse questo accadere, perché non possiamo permetterci di giocare al 90%. Accanto a Fernando abbiamo tante possibilità con caratteristiche diverse, perché c'è Soriano che ha caratteristiche anche se più offensive, ma abbiamo Barreto che è più di inserimento, Palombolo è un giocatore anche se un po' più simile a Fernando che comunque centrocampo a due può giocare, e Kristic che ha ancora caratteristiche differenti da loro perché è più un organizzatore di gioco, quindi le opzioni sono tante e dipende anche dalla strategia di partita e se utilizzare uno o l'altro, ecco. Quagliarella ti garantisce esperienza, ti garantisce, e l'abbiamo vista, voglia, ti garantisce i gol e partecipazione totale anche in termini di personalità e di interpretazione delle situazioni frequenti che ci sono in partita, quindi sono veramente molto contento del suo innesto, del suo acquisto e anche, ripeto, del suo inserimento. Siamo contenti che ce ne vengano tanti, siamo contenti che ci fanno sentire costantemente la loro vicinanza anche con un'educazione che in Italia è difficile vedere sui campi, tra le tifoserie, quindi sicuramente è un vanto avere questa tifoseria e al contempo è una responsabilità per noi perché sappiamo i sacrifici che fanno i tifosi così come quelli che facciamo anche noi. Abbiamo un obiettivo comune e insieme sicuramente, come stiamo dimostrando, come loro hanno dimostrato nelle tantissime difficoltà o sconfitte che abbiamo subito quest'anno, una vicinanza che sicuramente ci dà uno stimolo in più e una responsabilità in più.